È da oltre 3 anni che medito ogni singolo giorno, senza eccezioni. E in questo video vorrei condividerti che cosa è scattato in me in questi anni di pratica, ma anche raccontarti cosa è peggiorato, perché mi piacerebbe dirti che ho risolto ogni casino della mia esistenza, che riesco a parlare con chissà quali entità aliene e che ho raggiunto una concentrazione tale da arrivare allo stato di Buddha. E mi piacerebbe anche dirti di avere solo vaghi ricordi di ansia, di stress, di rimuginio, ma no, non è totalmente così, niente di tutto questo. Però quello che posso dirti con sicurezza è che a maturare è stato qualcosa di molto più pieno, più radicato, molto più appagante. Ma chiariamo subito alcuni punti. Sono quasi 20 anni che navigo e sperimento il mondo della consapevolezza, della crescita personale e della spiritualità, ma solo negli ultimi 3-4 anni ho iniziato a farlo seriamente con costanza. E questo non per 3 ore al giorno, a volte medito anche solo 3 minuti, altre volte medito 20 minuti. Ma ci sono anche dei giorni in cui arrivo a 9 ore, se consideriamo i ritiri che faccio 2 o 3 volte all'anno. E questo accade perché non mi sono mai dato un obiettivo in termini di quantità, ma di qualità e di continuità. E perché la continuità? Perché, come te ne parlo in un altro video dedicato proprio al come consolidare nuove abitudini, la costanza batte qualsiasi tecnica proveniente da chissà quale monastero tibetano. Ma che cosa è cambiato nel concreto nel corso di questi anni? Ripensandoci ieri sera, ci sono stati 10 aspetti fondamentali che vedremo nel corso di questo video, che chiaramente riassumerò per non farlo durare 3 ore. Anzi, se ti va di approfondire qualcosa, ti prego, scrivilo nei commenti. Primo tra tutti è stata proprio la trascendenza, cioè quella capacità rara di saper osservare con più chiarezza, con più consapevolezza le cose per come davvero sono e non per come noi pensiamo che siano. Perché si è creata una sorta di distacco tra ciò che sono profondamente e ciò che sento e ciò che accade. E sebbene ogni tanto cado da una o dall'altra parte, l'impatto su di me lo sento davvero tantissimo e vedo che ha delle ripercussioni incredibili su ogni aspetto della mia vita, dal lavoro alla gestione delle finanze alle relazioni. E questo a riprova di quanto la consapevolezza e la spiritualità non siano degli aspetti marginali della nostra vita, bensì delle abilità estremamente pragmatiche e che soprattutto non terminano con una seduta di meditazione al giorno. Perché il vero lavoro poi è quello che si fa fuori quando qualcuno ti taglia la strada, quando qualcuno ti fa saltare i nervi o quando le cose non vanno come vorresti. Lì c'è la vera meditazione. E per farlo non lasciamoci incantare da tanti slogan, perché non servono chissà quali conoscenze o quali tecniche. Bastano quei pochi fondamentali che condivido ovunque e che fanno tutto il resto, compresa anche la gestione dei nostri pensieri e delle nostre emozioni, che è proprio il secondo punto che volevo condividere. Perché quando realizzi profondamente che non sei soltanto i tuoi pensieri, le tue emozioni, quello che pensi o che credi di te, ma che sei qualcosa di molto più vasto, allora lì cambia tutto. E con questo non sto dicendo che in me si siano debellate emozioni tipo la rabbia, l'ansia, la tristezza o la paura, anzi sarebbe un pericolo farlo. Ma quello che è maturato è proprio il rapporto con cui le vivo, perché a volte le sento è come se le sento, ma con molta meno reattività. E quel sentire mi dà la possibilità di intervenire, di poterle liberare già sul nascere, prima che arrivino al limite come magari accadeva prima, che poi scoppiavo. Poi il terzo aspetto è stata la capacità di osservare tutte le mie storie mentali, tutta l'idea che ho di me, dell'identità, della personalità, perché è come se si fosse piazzato in me una sorta di sensore interno di equilibrio, che avverte subito quando quel livello di calma si sta alterando. E questo non accade solo per i pensieri e le emozioni, ma anche verso pensieri automatici, verso schemi come non sono all'altezza, gli altri sono più bravi di me, sono timido, sono un incapace e così via. Ecco, quando sento queste idee ricorrenti, che spesso cambiavo per identità, me ne accorgo e cerco di guardarle con più profondità, per vedere cosa c'è realmente sotto. A volte magari è solo la sensazione che mi manchi qualcosa. In quei momenti cerco di fare un passo indietro e inizio a interrogarmi, a ribaltare un po' lo sguardo abituale per riaggiornare quell'autoritratto mentale che mi boicotta da una vita e familiarizzare così con altre qualità. Perché, come racconto spesso, meditazione, secondo la tradizione tibetana, significa proprio familiarizzare. Familiarizzare quindi con la calma, anziché con la fretta, con la saggezza di vedere le cose così come sono,
anziché con l'ignoranza. E non è che la meditazione mi abbia cambiato, mi abbia fatto diventare qualcosa che non sono, ma anzi, sento che mi ha dato la possibilità di togliere e di essere ciò che veramente sono, al di là di tutte le sovrastrutture interne o esterne. E qui ci colleghiamo anche al quarto punto, cioè le aspettative esterne ed interne. Perché quante volte l'idea che pensiamo che gli altri abbiano di noi ci condiziona. È il cosiddetto effetto Pigmalione di cui parlo anche sul libro e in altri video, dove si dimostra che gli insegnanti che credono che i propri alunni sono degli incapaci faranno crescere degli adulti incapaci. La meditazione mi ha dato la possibilità di scoprire le carte e di mettere i confini iniziando a dire anche qualche no, cosa che prima non riuscivo assolutamente a fare, neanche sotto tortura, perché dovevo essere sempre il buono, il sensibile, il bravo bambino. E all'inizio, non lo nascondo, mi sentivo pieno di sensi di colpa nel dire di no, ma anche qui la pratica ci invita a fermarci e a vedere cosa c'è veramente sotto quei sensi di colpa. Poi un'altra cosa, il quinto aspetto che ieri sera mi sono appuntato, è stato il dover mettermi sempre all'ultimo posto, per paura di togliere qualcosa agli altri, per la paura di deludere o di tradire. Pensavo che essere buoni significasse solo far star bene gli altri, ma come diceva Buddha Sakyamuni quando parlava del nobile o duplice sentiero, un'azione retta non è solo quella che sembra buona o gentile all'esterno, ma perché non nasce da odio, da attaccamento, da ignoranza e soprattutto perché non alimenta altra sofferenza. Sofferenza si intende anche verso di noi. Quindi se noi non siamo gentili e buoni con noi stessi, automaticamente non saremo neanche gentili verso gli altri. Poi un'altra cosa fighissima che credo che in me si sia maturata è il sesto punto, cioè dare meno corda alla follia della mente. Perché qualche giorno fa mi sono svegliato con una mente agitata che altro che carnevali di Rio. Pensavo di impazzire, ma è stato proprio quando mi sono dato la possibilità di fare un passettino oltre, quindi di lasciare andare completamente ogni tipo di controllo che, wow, ho sperimentato una quiete, una chiarezza che raramente ho vissuto. Ed è stato come attraversare un banco molto fitto di nebbia. Quando lo attraversi inizi a vedere tutto con molta più nitidezza. E questo oggi credo che sia rivoluzionario, perché come diceva già il Buddha 2500 anni fa, soffriamo terribilmente per 3 veleni: avversione, ignoranza e brama. Ecco, l'ignoranza è proprio non riuscire a vedere le cose così come sono. Con quanta ignoranza ci muoviamo a volte nella nostra vita. E un'altra conquista è stata proprio la settima, cioè la diffidenza dalle montagne russe. Perché credo siamo tutti un po' così. Ci alterniamo tra picchi di gioia e picchi di dramma. La pratica costante mi ha dato la possibilità di riconoscere tutto questo e di lasciare andare per sviluppare una centratura che va al di là di quello che accade fuori o dentro. E sto parlando proprio di quello stato di equanimità di cui ho parlato in una diretta live che trovi qui nel canale, che si traduce in milioni di cose, anche dalla dipendenza dal cellulare, dal cibo, perché ogni volta che scatta quella ricerca spasmodica di piacere, mi fermo un secondo e mi chiedo, ok, perché lo sto facendo? E lì scelgo se continuare o meno. E questo pezzettino tra stimolo e reazione diventa un'isola fondamentale, che ci permette di sviluppare consapevolezza e l'ottavo punto, ovvero attaccarsi meno alle cose, meno alle persone, meno ai pensieri, meno a ogni cosa e lasciarli andare, lasciarli essere. Perché ho capito sulla mia pelle che non tutto richiede sempre il nostro intervento e che anzi in quell'agire molto spesso c'è tantissimo ego. Quindi quando vogliamo indossare il cappellino da crocerossina o il mantello da supereroe, proviamo un attimo a fermarci per osservare, per provare a chiederci: lo sto facendo davvero per l'altra persona o lo sto facendo per me perché non voglio vedere certe cose o sentirmi responsabile? Per questa prospettiva cambia tutto, perché a volte alcune situazioni, soprattutto per il bene degli altri, sebbene sia difficilissimo, non vanno risolte, ma vanno lasciate compiere per un bene che va oltre alla nostra comprensione razionale. Me ne sono ricordato solo adesso che sto editando il video a mezzanotte e ci sarebbero in verità altri punti emersi, come la voglia e la curiosità di leggere, di studiare, di approfondire riguardo il tema della meditazione. E ho riscoperto anche il buddismo, che quando ho iniziato tanti anni fa è stato proprio il mio primo amore. Poi sono emerse altre consapevolezze come il fare senza sforzo, la gentilezza verso di sé, una migliore concentrazione e diversi aspetti che, se ti va, approfondiremo. E anzi, se ancora non l'hai fatto e ti può far piacere, iscriviti al canale. Grazie!
E attenzione, non è che questi aspetti che ti ho raccontato li ho cercati, sono semplicemente accaduti con una pratica costante, perché un conto è saperle a livello razionale, un altro conto è viverle pienamente. E questo ha cambiato anche il nono punto, ovvero il perché. Sebbene praticavo già prima, ho iniziato a impegnarmi seriamente a creare continuità perché di fatto volevo evitare un infarto. E ora che sono passati diversi anni, quel movente non c'è più. Ora lo faccio semplicemente per il piacere di farlo, anche se non lo nascondo, una parte di me vorrebbe sperimentare degli stati completi di samadhi. Pensa che ci sono giorni in cui faccio anche più sessioni, e non perché devo farlo, ma perché mi piace, perché mi diverte profondamente. E qui magari qualcuno, tipo mio fratello, potrebbe dire vabbè, ma che tristezza divertirsi così. E questo accade perché ci siamo di fatto abituati a scariche costanti che tengono il nostro livello di dopamina sempre alto. E questo scombussola il nostro equilibrio basale. E quando mancano questi stimoli andiamo in crisi. E per me il punto è stato esattamente questo, cioè riportare la soglia di piacere a un livello più naturale. E un'ultima cosa prima di passare all'altro lato della medaglia, perché vedo che in me è cresciuta ancora di più la voglia di diffondere tutto questo. Una voglia che c'è sempre stata, perché nel 2015 ho fondato Videonam con Laura, poi ho iniziato la collaborazione con Daniel, il percorso in My Life Design nel 2019 e questo mi ha permesso di portare la consapevolezza in molti contesti, dalle carceri agli ospedali, alle formazioni e così via. Ma ora vedo che questa voglia sia ancora più radicata, perché vorrei con tutto me stesso che tutti potessero vivere e sperimentare questo stato di calma, se non di più. E se faccio tutto questo è unicamente perché ci credo che ognuno di noi ci può arrivare. Perché immagina se i potenti che decidono molte, anzi troppe cose, potessero vivere con meno desiderio, con meno brama, con meno avversione, con meno ignoranza. Che mondo sarebbe? E credo che questo abbia delle ripercussioni incredibili su di noi, sugli esseri umani e su tutti gli esseri viventi. Perché è proprio il nostro compito per proteggere e aiutare gli altri a uscire dalle cause che generano sofferenza. Ed è proprio da questo desiderio che ultimamente sono nate diverse iniziative. Il libro Chi si ferma si ritrova, ad esempio, la sfida dei 5 minuti, le serate gratuite in presenza e online, i messaggi quotidiani di 1 minuto per te, insomma, sono maturati diversi aspetti che magari possono sembrare poca cosa, ma che se mi riguardo indietro di 10 anni per me è tantissimo. Anche se qualcosa, credo, come ti accennavo all'inizio, sia peggiorato, tipo la sensibilità. Credo di essere diventato ancora più sensibile, anche se adesso, diversamente da prima, riesco a mettere dei confini. Poi un altro aspetto è che starei sempre in silenzio, proprio anche nel silenzio. E questo è un casino perché taglia fuori tante relazioni e rende molto difficile stare in mezzo a delle folle, in mezzo a tanta gente. E già prima facevo fatica e ora, dopo un certo limite, mi sento veramente sovrastimolato e non capisco più niente. E su questo, lo riconosco, devo molto lavorare. Un'altra cosa che non so se è un bene o un male è la produttività, nel senso che prima producevo molto di più, ma perché? Perché ero ossessionato. O meglio, continuavo a lavorare e questo mi piace tuttora, cerco tuttora di impegnarmi al massimo, ma riconosco che prima era eccessivamente identificato con il lavoro, con i risultati e la carriera, tanto che poi la salute mi ha presentato il conto. Poi un altro aspetto, che questo lo dice Laura, è che sono molto più easy, nel senso che non me la prendo proprio più per certe situazioni, anche quando magari dovrei piantare un po' i piedi. Però va bene, io sono dell'idea che è meglio vivere calmi che non avere ragione. Ed ecco, questa voleva essere semplicemente una condivisione che spero ti possa aver ispirato per iniziare a praticare o continuare, anche solo per pochi minuti ogni giorno, anzi, se vuoi farlo, nel mio canale YouTube trovi tanti approfondimenti. Poi c'è anche il libro Chi si ferma si ritrova, e ci sono tante cosette gratuite di cui ti ho accennato prima e che trovi nella descrizione del video. Ma ora il viaggio continua, ti lascio qui un video per costruire qualsiasi tipo di abitudine. Grazie e alla prossima!